Bentornati raga, qui con Zogis Gaming. Oggi daremo un'occhiata a due dei piani superiori delle fogne. Per questione di tempo ovviamente gli altri saranno pubblicati un po' più in là, quindi mi raccomando lascia un like per sostenermi e soprattutto iscriviti attivando le notifiche per restare aggiornato sulle prossime pubblicazioni. Ok, partiamo. Ovviamente abbiamo già pulito il piano principale delle fogne nel video relativo, dove abbiamo già dato un'occhiata anche all'equipaggiamento e al funzionamento del dungeon. Io mi sono tenuto economico, anche se è meglio portare un equipaggiamento un po' più potente, preferibilmente con modifiche vista la difficoltà della zona. Ho usato un po' di set T2, cioè berretto, giacca, jeans e stivali, dopodiché l'ho uppato a corazza rinforzata e mi è bastato per entrambi i piani insieme ad un paio di Glock, un macete e ovviamente armi furtive e piedi di porco a supporto. La difficoltà maggiore di questo piano sta nella disposizione degli zombie, che sono un po' quelli che troviamo anche negli scantinati, che sono le trappole di morte, che rendono proprio per questo le stanze un po' difficili, soprattutto quelle iniziali dove non avremo dei muri a nostra disposizione per poter fare il wall trick o per poter semplicemente pararci un attimo dai loro colpi, per prendere un attimo di respiro e curarci. Per me il mio consiglio è portare almeno una pistola di supporto, in questo modo potremo minimizzare i danni all'armatura, utilizzare meno bende e soprattutto minimizzare il rischio di morte, visto che proprio come gli scantinati qui non potremo tornare e perderemo tutto. In questa versione dello scantinato inoltre ci sono sputatori tossici che, a differenza del bunker alfa, possono performare il loro attacco a distanza. E come se non bastasse, dopo aver ucciso una marea di zombie, una marea di grassoni, una marea di carogne, i pericoli non sono finiti qui, perché ora è il turno di un vomitatore tossico. Anche qui il tempismo è d'oro, soprattutto se decidi di utilizzare il wall trick. Purtroppo il suo danno ad area attraverserà i muri e non solo, rimarrà attaccato sul pavimento facendoci dei danni. Quindi secondo me il consiglio è fare un poco come facciamo con il Ravager, cercare di triggerare il suo sputo tossico, allontanarlo dall'area, dopodiché finirlo con un'arma da fuoco se vuoi essere veloce o una buona arma melee. Il secondo zombie più complicato di questa versione è il cadavere fetido. Questo zombie alternerà attacchi ravvicinati ad un'emissione di gas che inonderà la zona circostante. Il mio consiglio è restare sempre in movimento, uccidere tutti velocemente con la pistola. In questo modo avrai il tempo di far diradare il gas, poterti muovere con un po' più di libertà e mi raccomando per questo non restare mai spalle al muro, perché altrimenti potresti morire. Se vuoi potresti anche utilizzare la maschera di gas per minimizzare i rischi, però il mio consiglio è conservarla per il riciclatore, perché potrebbe essere una buona fonte di filtri dell'aria. Ma passiamo al secondo piano. In questa versione le prime stanze sono più o meno simili al piano che abbiamo appena visto, solo che gli spazi sono un poco più stretti e, se non sbaglio, ci sono anche un po' più di zombie. Anche qui il mio consiglio è sfruttare i muri. Come visto nel mio video, qui non si tratta solo di sporgersi dal muro e colpire, ma possiamo anche dividere i nemici, possiamo fare il wall trick con le armi da fuoco, che è ancora più performante, e appunto, come abbiamo detto prima, possiamo ripararci quando la situazione si fa un po' scomoda. Anche in questa versione incontreremo lo zombie che emette il gas, solo che qui gli spazi sono molto più stretti, il tempismo è d'oro e potresti approfittare del fatto che quando lo zombie ti colpisce si fermerà per qualche secondo, il che ti darà il tempo per muoverti nella stanza e allontanarti dalla nube di gas senza trovarti al centro e morire inesorabilmente. E abbiamo quasi finito. In questa stanza c'è un inseguitore a parecchi HP, io l'ho affrontato come vedi nel video, però come un fesso ora realizzo che avrei potuto effettivamente affrontarlo nudo, visto che comunque i suoi danni sono davvero molto bassi. Quando hai finito non ti resterà che lootare tutte le casse che abbiamo visto già nel video dei 7 consigli sulle fogne e nel video su come pulire le fogne. Io purtroppo sono stato un po' sfortunato, perché il loot di questi due piani non è che sia stato granché, anche se ho visto altre persone che sono tornate a casa davvero con molta roba e molto interessante.
Quindi se vuoi aiutarmi a tornare a casa con un po' di bottino, gradirei un piccolo like, un'iscrizione, attivando la campanellina per le notifiche, mi aiuterà a crescere e ovviamente ti terrà aggiornato su pubblicazioni a tema Last Day on Earth e non. Qui Gonzo Jazz Gaming, grazie mille a tutti, buona caccia!